Dopo averla menzionata in diversi video, me l'avete chiesta in tantissimi, dato anche il periodo che il mondo cripto sta vivendo. Oggi andiamo a fare una guida e recensione dell'applicazione, della carta e della piattaforma di Crypto.com. Ora sedetevi comodi e andiamo a vedere tutte le potenzialità che ha questo ecosistema. Io partirò dall'applicazione per poi arrivare alla carta e per poi anche dirvi tutti i bonus e le agevolazioni che ha Crypto.com. Cercherò di fare una guida il più completa possibile, cercando di farvi vedere anche le funzioni che io utilizzo di più nella mia quotidianità. Poi, dato che questa applicazione e questa piattaforma è immensa, se avete delle domande o se volete che approfondisca una qualche funzione, lasciatemele qui sotto nei commenti e magari andiamo a fare anche un altro video. Prendo in mano il cellulare, mi siedo anch'io comodamente e andiamo a scorrere e scoprire questa applicazione insieme. Prima di partire con tutte le funzionalità ci tengo a fare due precisazioni. La prima è la questione sicurezza. Oltre ai classicissimi password, two-factor authentication, Face ID, Touch ID, eccetera, questa app e questo ecosistema e Crypto.com ha diverse assicurazioni su quello che poi voi andrete a depositare in denaro fiat, quindi euro, dollaro, sterlina, eccetera, e in criptovalute. Io vi lascio qui sotto in descrizione il link per andare a vedere ed approfondire tutta la questione sicurezza. Ed oltre a questo ci tengo a precisare la seconda cosa, che quando andrete a depositare eventualmente cripto o quando andrete a comprare e poi ovviamente avrete depositato delle cripto, questa applicazione ha connesso e compreso un wallet che è custodial, nel senso che le vostre chiavi private per accedere al vostro wallet saranno custodite da un provider terzo che è Crypto.com, quindi non ce le avrete voi direttamente, ma le proteggerà e le avrà Crypto.com. Appoggiamoci comodamente e andiamo a vedere l'applicazione. Qui ci troviamo nella sezione Home. Come potete vedere ci sono tutte le criptovalute che io ho messo tra le mie preferite. Per esempio, se vado su Ethereum, per ipotesi, vedete qui la stellina, se io la ticco non è più tra le mie preferite e non ci sarà più nella mia home page. Adesso riprendiamo Ethereum, 6 tra le mie preferite, e torno nella home page. Oltre a tutte le criptovalute che io ho targetizzato come le mie preferite, qui sotto troviamo i top gainers, cioè le cripto che hanno guadagnato, che hanno aumentato di valore di più nell'ultimo giorno, il supercharge che ve lo accenno di seguito e poi tutte le varie news, notizie dell'applicazione Crypto.com che ovviamente ci riportano al loro blog. Ora torniamo all'applicazione, perché a parte l'home page, quello che ci interessa e vi interessa di più poi con questa applicazione è comprare, scambiare, utilizzare le nostre cripto. Quindi la prima cosa che dovremmo andare a fare ovviamente sarà comprarle, quindi fare un trade in acquisto, quindi compra. Qui abbiamo tutte le cripto che possiamo andare a comprare. Supponiamo di voler comprare dei bitcoin, eccoli qui. Come vedete, tra le varie opzioni per l'acquisto c'è l'acquisto con carta, l'acquisto con criptovalute che già possediamo, quindi ci sarà uno scambio crypto to crypto, quindi venderemo delle cripto per acquistare delle altre cripto. In questo caso vendo Ethereum per comprare Bitcoin, scambio, vendo CRO, la criptovaluta dell'ecosistema Crypto.com, e compro Bitcoin. La terza opzione è acquistare tramite fiat, quindi tramite dei soldi che abbiamo depositato nell'applicazione Crypto.com. Acquistare con cripto e acquistare con fiat, quindi denaro depositato, sono le due opzioni migliori perché ci permettono di non avere commissioni. Mentre se procediamo all'acquisto con carta, faccio qui un esempio, compra 0,05 bitcoin, vedete qui e vedete anche qui a destra che la commissione è dell'1,49%. Quello che vi consiglio di fare se volete utilizzare l'applicazione Crypto.com per acquistare cripto è andare nell'account, nella seconda facciata. Per privacy ho asteriscato tutti i miei volumi. Comunque, per non pagare commissioni all'acquisto dovete andare qui in Fiat Wallet. Qui ora troverete l'IBAN dove dovrete fare un bonifico se volete poi ritrovarvi i soldi dentro l'applicazione e utilizzarli poi per comprare una qualsiasi cripto. Ve li troverete qui, dopodiché potrete comprare nuovamente, come vi dicevo prima, o vendere cripto. Tornando alla schermata home per concluderla, qui in alto a sinistra troverete tutte le impostazioni. Ci sono veramente tantissime cose che possono essere approfondite, ora non le vado a guardare tutte. Poi troverete in alto a destra la parte di
Pay, dove qui potete già vedere tantissimi bonus a cui potete accedere. Per esempio gift card vi permette di comprare coupon regalo e avere addirittura un cashback in CRO in cripto. Quindi voi, quando andrete ad acquistare 5 euro di un coupon di Amazon, avrete indietro in cashback un 1,25% o un 2,5% se avete in staking dei CRO. Adesso andiamo a vedere anche cos'è lo staking. Calma, c'è tanta roba. Tornando indietro, questa cosa vale anche per le ricariche. Potete ricaricare il cellulare e avere dei bonus in cashback, andiamo ad approfondirlo. E potete anche inviare delle cripto ai vostri amici se hanno l'applicazione di CRO. Torniamo indietro, passiamo alla seconda sezione, account. Partiamo da in alto a sinistra. Qui troviamo una sorta di analytics di tutto quello che noi abbiamo. Come vedete dal grafico, purtroppo le percentuali le devo nascondere. Io sono uscito in questo momento, anche se sto aspettando di rientrare a migliori livelli, dalle cripto che possedevo. Adesso ho tutto in USDT, che è quindi Tether, che è uno stable coin, che quindi un Tether equivale a $1 ed è stabile questa cosa. Ora sto vedendo come si comporta il mercato e sto facendo le mie valutazioni. In questa analytics possiamo vedere tutto diviso per monete o diviso per i prodotti che Crypto.com ci propone, quindi exchange, crypto wallet, eccetera, 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 nel caso avessimo per esempio CryptoEarn e gli altri prodotti. Tornando indietro, abbiamo il convert small balances, cioè se abbiamo dei grovigli di cripto che sono fermi lì e sono tipo polvere, quindi centesimi, possiamo fare converti ora, scegliere le nostre due cripto, per esempio io scelgo queste due, facciamo converti e ci convertirà quei piccoli bilanci che avevamo fermi nelle nostre cripto, quei piccoli centesimi, in CRO. Io adesso faccio converti, mi fa lo scan della faccia e li ha convertiti. E adesso quei piccoli bilanci di Bitcoin e Ethereum, che magari erano 5-6 euro, me li ha convertiti tutti in CRO, che ritrovo dentro il mio wallet. Ora ho tutto asteriscato sempre per privacy e qui infatti c'è il mio wallet. Ho appena convertito i piccoli bilanci che avevo di Ethereum e Bitcoin in CRO, infatti nel mio wallet adesso ci sono soltanto CRO. Qui sulla tab di CRO voglio un attimo approfondire, oltre al grafico che potete vedere diviso per settimana, mese, giorno, eccetera, 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 quindi avete anche un grafico. Magari se volete fare qualche analisi tecnica non usate l'applicazione, ma piuttosto usate l'exchange di Crypto.com, che è accessibile dal computer da desktop. Io non vado a parlare anche di quello oggi perché sennò non la finiamo più. Comunque, per quel che riguarda la tab di CRO, di questo utility coin di Crypto.com, quello su cui volevo approfondire è la funzione stake. CRO stake. Io adesso ho in stake, ho bloccato 10.000 CRO. Perché li ho bloccati? Per approfittare di alcune funzioni bonus, sia della carta che delle altre funzioni bonus relative a degli interessi aggiuntivi se si bloccano dei CRO. Perché Crypto.com vuole che noi blocchiamo dei CRO e ci dà delle futures, dei bonus in più? Perché bloccando questi CRO si abbassa l'offerta nel mercato di CRO. Quindi in un rapporto domanda-offerta che guida il prezzo, se c'è minore offerta, il prezzo di questi CRO dovrebbe tendere a crescere, e dato che questi CRO sono la criptovaluta di Crypto.com, è nel suo interesse che questa prenda valore. Perché io sono incentivato a bloccare e quindi fare staking di questi CRO? Perché Crypto.com mi dà diversi vantaggi. Il primo, in base a con quanti CRO faccio staking, è la carta. In questo caso io ho la Royal Indigo, che è la terza carta in ordine di futures, di bonus, di benefit che io ero riuscito ad ottenere
bloccando semplicemente 10.000 CRO. Adesso per ottenere questa stessa carta bisogna bloccarne 50.000. Per quale motivo? Perché ci sono sempre più utenti, c'è sempre più richiesta, quindi tendenzialmente inizieranno a chiedere sempre più blocco di CRO per offrirti gli stessi bonus. Ovviamente inizialmente per incentivare all'uso e per incentivare l'applicazione ti facevano bloccare meno CRO. Adesso in questo momento per ottenere gli stessi benefit, in realtà solo per 180 giorni, perché tra 60 giorni per esempio per me questo stake si sbloccherà e se voglio ottenere nuovamente i bonus di questa carta dovrò bloccare questa volta 50.000 CRO. Comunque quali sono i vantaggi delle varie carte? Qui vi metto uno screenshot con tutti i vantaggi. Io ora vi do velocemente i vantaggi della mia carta e poi ve li faccio vedere quando arriviamo alla sezione della carta. Ho un 3% di cashback pagato in CRO per tutte le spese che faccio con questa carta. Ho rimborso sempre pagato in CRO su quello che spendo per Netflix fino ad un piano equivalente a $13,99. Ho l'ingresso ai lounge aeroportuali, anche se in questo momento non so quanto si possano utilizzare dato che siamo tutti fermi a casa. Non ho commissioni ai prelievi fino a un equivalente di $800 e non ho commissioni sui cambi valuta fino a una tariffa di $10.000 al mese. Oltre a tutti questi bonus della carta facendo stake ce ne sono molti altri che adesso vi faccio vedere. Comunque velocemente per rifarvi vedere come fare stake bisogna andare nel listing di CRO e qui sotto trovate la funzione stake. Io volendo posso fare un upgrade e passare al tier, alla fascia successiva, facendo uno staking di 500.000 CRO o 5 milioni di CRO e come vedete i bonus aumentano. Comunque ci tengo a dire che questi CRO messi in staking sono semplicemente bloccati. Noi non perdiamo questi CRO, alla fine dei 6 mesi vengono sbloccati e noi comunque possiamo comprarne ancora, venderli e comunque traslarli. Non sono soldi che noi spendiamo per avere un servizio, sono soldi che noi blocchiamo per avere un servizio. Sono criptovalute in realtà, CRO, che noi blocchiamo per avere un bonus. Perché ce le fanno bloccare ve l'ho spiegato prima. Comunque un altro bonus che ci danno se facciamo staking con più di 50.000 CRO è la funzione di Crypto Earn. In questa funzione noi possiamo depositare delle criptovalute e in cambio di questo deposito ci viene dato un tasso di interesse dipendente dalla cripto che depositiamo. Per esempio, proviamo a depositare, vogliamo depositare dei Bitcoin, depositiamo dei Bitcoin e abbiamo un interesse se facciamo un deposito flessibile del 2%, se facciamo un deposito con il termine di un mese, quindi bloccato per un mese, del 4,5% annuo, se facciamo un deposito a termine 3 mesi del 6,5% annuo. In realtà questo interesse, sia il flessibile che l'un mese che i 3 mesi, sarebbe più basso. Io ce l'ho leggermente più alto, per esempio il flessibile su Bitcoin senza staking è all'1,5%, con lo staking diventa al 2%. Quando finirà questo periodo di 60 giorni anche io dovrò mettere in staking 50.000 CRO se voglio mantenere questo tier di vantaggi e anche questo bonus. Comunque tra tutti questi bonus e tutte queste funzioni di Crypto.com che continuiamo ad approfondirle perché ce ne sono una vita, non vi ho ancora detto che se mai voleste provare questa applicazione, qui sotto in descrizione trovate il mio link e codice invita un amico tramite il quale potete avere $25 in pari valore in CRO non appena depositerete e farete staking con 5.000 CRO. Questo staking di 5.000 CRO, oltre ad ottenere il bonus con il mio link invita un amico, vi permetterà anche di richiedere la carta Ruby se foste interessati, che tra l'altro è anche una carta di metallo come questa qui. Adesso per tagliare un attimo il video, per darvi un attimo un po' di pausa perché sto dicendo veramente troppe cose, vi faccio vedere quanto eccitato ero quando mi è arrivata questa carta, perché ci ha messo un po' di tempo e l'aspettavo veramente da tantissimo. È finalmente arrivata, se non avete idea, non pensavo, ma è arrivata così proprio. Grazie a voi, è stato bellissimo. Vai Mona, finalmente! Bella.
Ora siamo sempre nella seconda facciata, vi ho appena fatto vedere il crypto wallet, quindi il wallet che io ho all'interno di questa applicazione. Passiamo all'exchange. L'exchange fa vedere tutte le criptovalute che noi abbiamo all'interno dell'exchange, che io in realtà gestisco con il computer e quindi non è interno all'applicazione, però è comunque interconnesso e noi possiamo passarci soldi o criptovalute dall'applicazione all'exchange, che sono gestite separatamente. Sull'applicazione più che altro io tengo traccia delle mie cripto, faccio piani di accumulo che comunque dopo vi faccio vedere come farli automaticamente, che è un'altra funzione strafiga, e faccio eventualmente ordini a mercato. Sull'exchange di crypto.com magari ci andiamo a fare un video completamente a parte, se siete interessati fatemelo sapere, ci sono funzioni più avanzate e lì vado a fare trading, vado a fare ordine limite, vado a fare ordini a stop, eccetera eccetera. Andiamo avanti, la funzione earn ve l'ho fatta vedere precedentemente, io qui posso depositare e prelevare, ora non ho nulla nella funzione earn, però come vedete la stavo utilizzando e l'avevo fatta anche vedere in alcuni miei precedenti video, e con questa funzione io ho guadagnato in interessi 425,6 dollari. Voi vi chiederete da dove vengono fuori questi soldi, i soldi nella funzione earn? La risposta è che delle cripto che voi depositate poi vengono utilizzate da crypto.com per fare altre tipologie di investimenti, e in cambio dell'utilizzo dei vostri asset ovviamente crypto.com vi restituisce un interesse. Loro ovviamente ci guadagnano la differenza tra quello che loro riescono a generare e quello che restituiscono a voi. Detto questo, torniamo indietro. Subito sotto c'è la parte di Supercharger. Spiegate in modo semplice per non dilungarmi, in questa sezione si possono depositare dei CRO, in cambio di questo deposito ci vengono restituiti degli interessi in una cripto specifica del Supercharger. Per esempio adesso gli interessi ci vengono restituiti in Zilliqa, un'altra criptovaluta. Volendo possiamo approfondire anche questa funzione, trovate sempre nell'applicazione tutte le informazioni e approfondimenti necessari se volete approfondire in modo autonomo. Tornando indietro, qui in fondo sulla tab del nostro account troviamo il nostro Fiat Wallet per depositare o prelevare euro. Volendo possiamo anche impostare altre valute con questo tasto, però a me basta semplicemente impostare gli euro, e di questa tab abbiamo finito. Ora, prima di schiacciare il tasto centrale, che in realtà è un po' un riepilogo di tutto, lo faccio per ultimo, passiamo alla parte di track. In questa sezione troviamo tutte le criptovalute listate all'interno di crypto.com. Primariamente, come vedete, ci sono quelle lì con la stellina, insomma le mie preferite, quindi Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cardano, Chainlink, Uniswap, eccetera eccetera eccetera, e poi ci sono tutte le altre criptovalute listate. Per esempio entriamo in una a caso e troviamo il suo grafico: 8 ore, un giorno, una settimana, un mese, 3 mesi, 6 mesi, i suoi volumi, le sue informazioni, e possiamo comprarla. Schiacciando questo tasto qui la compriamo con le stesse impostazioni che vi dicevo prima. La cosa più interessante di cui non ho ancora parlato, e qui torno al Bitcoin perché prendo sempre la moneta più capitalizzata, il Bitcoin è anche più famosa in questo momento. Quando andiamo a comprare possiamo anche utilizzare la funzione di piani di accumulo, che non vi ho ancora fatto vedere, ma ho fatto vedere in un mio precedente video dove spiego quella che secondo me è la strategia principale e migliore per acquistare cripto se sei un neofita e se sei nuovo a questo mondo, non sai qual è il prezzo corretto a cui acquistare Bitcoin e non vuoi prenderti particolari rischi. Per creare un piano d'accumulo, poi ci ho fatto un video dedicato per approfondire questa cosa. Si va qui in basso a sinistra, si sceglie la frequenza di acquisto, per esempio acquisti ogni settimana, bisettimanale o mensile, mettiamo settimanale, confermiamo, si sceglie il giorno in cui si vuole ripetere questo acquisto, facciamo ogni lunedì, accetta. Qui intanto mi arrivano le notifiche delle mie criptovalute preferite. Si sceglie con cosa vogliamo pagare, carta, altre criptovalute o quello che abbiamo depositato in euro. Adesso per esempio mettiamo quello che ho depositato in euro, anche se in euro non ho niente. L'acquisto singolo minimo per fare questo piano d'accumulo è 45 euro. Quindi adesso se do confirm schedule mi partirà un acquisto settimanale ogni lunedì con il mio Fiat Wallet per un controvalore di 45 euro. Andrò ad acquistare Bitcoin.
poi possiamo cambiare tutte queste cose, possiamo metterlo mensile, eccetera eccetera. Questo è veramente figo se si vuole acquistare periodicamente Bitcoin e se non si è sicuri di quale sia il prezzo adatto a cui acquistarlo. Detto questo, anche questa sezione è completata. In realtà qui ci sono le varie notifiche che avete visto mi sono arrivate anche prima mentre stavo facendo vedere altre cose, e gli alert che si possono creare. Per esempio si crea un alert su Bitcoin quando il prezzo arriva a qualsiasi numero. Quando il prezzo arriverà a 37.500 mi farà un alert. Adesso è attivo, vediamo se questo alert viene triggerato, altrimenti appena il prezzo del Bitcoin arriverà a 37.500 mi arriverà una notifica. Torniamo indietro e arriviamo finalmente alla carta. Ho bevuto un goccio d'acqua e siamo arrivati all'ultima sezione, quella forse anche più interessante, che è quella della carta. In questa sezione, come vedete, qui in alto a destra si possono trovare le impostazioni della carta, quindi la si può frizzare, si può vedere il PIN direttamente dall'applicazione. Ora non ci entro perché sennò vedete il mio PIN. Questa è la valuta della mia carta, essendo residente nel Regno Unito la valuta della mia carta è la sterlina. Voi probabilmente avrete tutti la valuta euro. La si può limitare ai pagamenti internazionali, cioè quando si va all'estero. Ora non posso più pagare quando vado all'estero e ora posso nuovamente pagare. E qui, se si va sui dettagli della carta, si possono vedere tutti i bonus ai quali possiamo accedere con la nostra carta. Per ricaricare la carta si fa top up, la si può ricaricare tranquillamente convertendo le nostre cripto in valuta, cosa che sinceramente non farò mai, o la si può ricaricare tranquillamente con un'altra nostra carta. Poi se si attivano più valute si può anche fare l'exchange, quindi scambiare da euro a sterlina nel mio caso, e come ultima cosa si possono inviare soldi ad altre persone, amici che hanno la carta di Crypto.com. Poi come vedete l'ho già provata, ci ho già ricaricato 40 sterline e ho già fatto una transazione provando il bonus di Netflix. Infatti ho speso 11,99 € e adesso nello screenshot vi faccio vedere che questi soldi mi sono stati restituiti completamente in cashback in CRO, dato che io ho il bonus. Questa è la Royal Indiegogo e ce ne sono di molto fighe, di diversi colori, in base anche alle funzioni e ai bonus e a quanto si fa staking di CRO. Per concludere con quello che secondo me è il bonus più figo ed interessante di questa carta, è che con questa carta per ogni nostro pagamento otteniamo un cashback del 3% direttamente depositato in CRO. Questo se abbiamo lo staking di CRO. Invece anche se non abbiamo nessuno staking di CRO per accedere a questi bonus, comunque questa carta ci dà diritto a un cashback dell'1,5% in CRO, per cui se io per esempio faccio un pagamento di 100 euro mi vengono addebitati 1,50 € convertiti in CRO direttamente nel mio wallet cripto. Praticamente ogni volta che faccio un pagamento con il cashback sto facendo dollar cost averaging in CRO, cosa molto figa e praticamente modo tra virgolette alternativo per investire in cripto. Poi in realtà se quei soldi li volete ritrasformare in euro, sterlina o altra valuta lo potete fare quando volete. Detto questo, spero che questa guida, questa recensione vi sia piaciuta. Io sto usando Crypto.com veramente per tantissime funzioni diverse e apprezzo tantissimo il loro ecosistema. Ditemi se volete che vada ad approfondire una qualsiasi altra funzione in un altro video o magari andiamo a parlare dell'exchange. Vi ricordo che qui sotto in descrizione, se volete, avete il mio link e codice bonus per avere $25 in CRO non appena farete staking per la carta Ruby. Nuovamente ditemi tutto quello che volete che andiamo ad approfondire qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Mamma mia che fatica! Ciao a tutti ragazzi!